Allora, stampa 3D, la storia, le tipologie, le applicazioni, i materiali. Come si fa e che cosa serve? Che esistono il to make Fab Lab di Cantù, cioè dove siamo adesso. Quindi un panorama sulla storia, quali sono i modi di poter stampare in 3D, perché si usano e con che cosa si usano. Questo è l'obiettivo. Allora, la stampa 3D nasce ufficialmente nel 1986 con i primi brevetti di stampante 3D. Non c'era niente prima di questo genere per vari motivi. Non c'erano le tecnologie per poterlo fare e soprattutto non c'era il modo di poter disegnare in 3D, perché anche i CAD 3D incominciano a nascere più o meno negli stessi anni. Per cui fino a quegli anni lì si disegnava in 2D o addirittura al tennigrafo con le squadrette, come facevano con le medie. Nel 1986 in America brevettano questi sistemi di costruzione di oggetti in 3D. Due sistemi principali brevettati nascono con una sorgente laser che va a colpire delle particelle che una volta colpite dal laser vengono attivate e diventano dure. Ci sono due tecnologie, una che parte da un liquido che quando viene sparaflesciato dal laser diventa solido, oppure da delle polveri che quando vengono colpite dal laser diventano rigide. Sono tutte e due delle tecniche interessanti con pregi e difetti. Perché quella a liquido è molto precisa e bene gli oggetti, però è molto lenta e soprattutto per costruire le cose a sbalzo, come fosse un balcone, nel momento in cui io creo quella parte lì, devo sostenerla con qualcosa, per cui devo già prevedere durante la costruzione del balcone che sotto al balcone ci vogliono dei pilastri che lo andranno a sorreggere, che poi quando ho finito la stampa 3D andrò io a rimuovere normalmente. Stampando invece nella polvere, il sostegno del balcone viene creato dalla polvere che non ho fatto diventare rigida. Per cui la polvere fa sostegno, l'oggetto viene costruito immerso nella polvere. Quando ho finito di costruirlo, rimuovo tutta la polvere e mi rimane l'oggetto solido. Queste tecnologie sono ancora in uso. Dall'86 ad oggi, ormai sono passati quasi 40 anni, sono ancora tecnologie valide e funzionali. Un grande cambiamento è nel 2009, quando scadono dei brevetti sulle tecnologie di costruzione, soprattutto quelle di costruzione con la plastica. In quegli anni nascono anche i Fab Lab, altra rivoluzione molto forte, quella di Internet, e quindi c'è la possibilità di trasmettere i dati online. Anche questa cosa è una novità, che voi siete cresciuti che Internet, da quando siete nati, già esisteva, io no. Non si poteva immaginare di spedire un file da un'altra parte del mondo, dovevi realizzare il foglio, la tavola, eccetera, metterlo in una busta e affidarla alle poste che l'avrebbero portato dall'altra parte del mondo. Oggi noi non siamo più in queste condizioni, possiamo trasferire i file. E anche le stampanti 3D sfruttano questa tecnologia e nasce il progetto RepRap, che sta per riproduzione replica. E quindi le stampanti 3D possono autoriprodursi. Cioè, le stampanti 3D sono fatti da pezzi costruiti con stampanti 3D. E questo dà una svolta al sistema, perché i costi si abbattono notevolmente e tutti possono accedere a questo progetto, perché è un progetto open source, e quindi libero di scaricare e anche libero di essere migliorato. E quindi nascono diversi modelli, uno migliore dell'altro e in concorrenza tra di loro di miglioramento, e quindi il miglioramento è molto veloce perché in tanti ci stanno lavorando, in tanti vogliono migliorare questo sistema. Questo è un sistema che è attualmente il più diffuso di tutti perché è economico e molto funzionale. Tutti i tipi di stampa 3D funzionano per costruzione di strati, cioè sono tante stampe 2D sovrapposte una con l'altra, come un mazzo di carte. Immaginate un mazzo di carte. Io ho la prima carta, la seconda carta, la terza carta, una carta sola di per sé ha uno spessore infinitesimale, vale ben poco. Ma quando incomincia a avere 20-30 carte, incomincia a prendere una sostanza e una dimensione anche nello spessore. Qui c'era un video che non si vede, vabbè, lasciamo perdere. Gli ultimi sviluppi sono una tecnologia chiamata Jet Fusion dell'HP, che va a riprendere i concetti delle tecnologie native, quelle della polvere e del laser, integrandoli in un sistema ancora più evoluto. Quindi ho delle polveri in cui vado a mettere solo nelle zone che ho bisogno di far diventare rigide
delle resine, quindi dei liquidi, e queste resine liquidi vengono indurite e fatte diventare solide attraverso il calore. Quindi due passaggi: prima metto il liquido dove voglio che diventa rigido e poi il calore per farlo diventare rigido. Ottengo così il sostegno della polvere, come abbiamo già visto prima, ma le finiture molto dettagliate e precise che mi permettevano le resine liquide. Dal 2014 una stampante 3D di quelle a filamento è presente anche sulla Stazione Spaziale Orbitante. Un'idea nata anche in Italia è stata la Samantha Cristoforetti a essere capo di questo progetto su questa missione del 2014, dove hanno portato stampante 3D. Immaginate quando voi andate in vacanza, dovete preparare la valigia, non potete portare tutti i vestiti che avete nell'armadio, dovete fare una scelta, questo sì, questo no, questo sì, questo no, in base al tempo che dovete andare in vacanza. Pensate di dover andare a fare una vacanza nella Stazione Spaziale Orbitante. Gli astronauti vanno in vacanza, non è in vacanza, vanno a lavorare per 6 mesi, un anno magari, e devono portarsi il minimo indispensabile per quei 6 mesi. Perché è come andare in vacanza in campeggio, non posso avere accesso a tutto, devo prendere solo il minimo indispensabile e limitare al massimo i consumi, perché hanno poco spazio e soprattutto poco peso da poter portare nello spazio, perché spostare il peso dalla Terra alla Luna, allo spazio, è un costo veramente eccessivo. E per poter lavorare sulla stazione spaziale hanno bisogno di attrezzi, anche i più banali, una chiave inglese, un cacciavite, un martello. E portarsi una chiave inglese, un cacciavite e un martello e magari non utilizzarlo per una missione spaziale è un costo enorme e sprecato. Invece potessi portare una stampante 3D e solo il materiale per poter costruire ciò che mi serve è un grande vantaggio, perché poi io il materiale lo posso lasciare sulla stazione orbitale per chi verrà in futuro, ma soprattutto mi realizzo solo e soltanto gli oggetti che mi servono nel momento in cui mi servono. Quindi io non mi porto una pinza, un cacciavite, un martello, 5 chiavi, 2 brugole e una forbice. Mi porto una bobina di filamento. Poi quando sono nella stazione spaziale, se ho bisogno del martello, stamperò il martello, se ho bisogno della chiave, stamperò la chiave. E stamperò solo la chiave del 13 e non quella dell'11. Così risparmio spazio, tempo, energia e peso. Questo oggetto che vediamo in foto, poi ne ho uno anch'io stampato di sopra, poi ve lo faccio vedere, è stato il primo oggetto che è stato disegnato sulla Terra e stampato nello spazio. Per noi amanti della stampa 3D è un oggetto di culto, perché chi è nello spazio non ha bisogno di avere le capacità progettuali e tecniche di realizzarlo. Si affida alle persone che sono sulla Terra, e quindi posso mettere anche tante persone, 10, 20, 50, in team che lavorano a migliorare e a fare l'oggetto nel modo migliore possibile, e poi con internet, perché funziona anche con la stazione spaziale orbitante, mandano il file di stampa che viene realizzato direttamente sulla stazione spaziale orbitale. E questo è il concetto che funziona anche con i Fab Lab. Io posso pensare, progettare, disegnare l'oggetto qui e farlo realizzare dall'altra parte del mondo, senza che io mai vada in Australia, in America, in Sud America, in Cina o in Giappone. Ultimamente si è anche pensato di realizzare oggetti di dimensioni molto grandi o molto piccole, come gli edifici. Hanno inventato delle strade che lavorano direttamente materiali di edilizia, oppure anche gli alimenti. Ancora in Italia, Barilla, qualche anno fa, ha creato un concorso per realizzare della pasta realizzata con le stampanti 3D. Hanno inventato un sistema per poter realizzare come si chiama, la pasta proprio, il materiale pasta che si possa utilizzare nelle stampanti 3D e costruito tridimensionalmente, realizzo delle forme di maccheroni, di spaghetti, eccetera, che sono irrealizzabili con altre tecniche tradizionali. Oppure si usano per fare cose chirurgiche, e quindi la ricostruzione di ossa oppure di protesi. Pensate anche a questo campo che è molto interessante e molto vasto. Una persona che ha delle disabilità o dei problemi di salute
è unica, anche con lo stesso problema che possono avere due persone, però la soluzione è molto personalizzata all'estremo per una persona oppure per quell'altra. Per cui utilizzare una tecnica che non ha bisogno di stampi e di lavorazioni ripetitive come quelle che normalmente si usano per l'industria, ottimizza anche qui costi, tempi e funzionalità. Oppure pensate a una protesi come la mano che si vede in questa diapositiva per un bambino. I bambini crescono molto velocemente. Non so se voi avete dei fratelli un po' più piccoli. In 6 mesi le scarpe non hanno ancora incominciato a consumare le suole e non riescono più a metterle. E quindi anche la protesi deve crescere con il bambino. E costruire una protesi è costosissimo. Però se ognuno si può fare la protesi quasi da solo in casa o comunque con delle tecniche economiche e veloci, crescendo io adatto la protesi velocemente, come scalando un disegno col CAD. Far diventare un disegno un po' più grande, un po' più piccolo col CAD ci mettete 4 secondi, addirittura 2 forse, non servono 4. E la stessa cosa si può fare con un disegno tridimensionale. Quindi io ho la protesi per questo bambino con queste caratteristiche personalizzate, eccetera. Quando il bambino è un po' più grande, posso realizzare la stessa identica protesi un po' più grande e dopo qualche mese ancora un po' più grande, personalizzandola. E poi funziona anche il discorso della stazione spaziale, che lo posso fare a distanza. Quindi ho il medico specialista che sa fare la protesi adatta al bambino, ma che non ha bisogno di dover andare dal bambino o viceversa. E anche questo è un vantaggio non da poco. Scusate, sono bloccato la prima slide, credo che la poi non so come mai. Ti vedo che parli, però Ok. ho bloccato la prima slide. Vediamo dopo. Casomai poi montiamo la presentazione. E poi c'è anche un'evoluzione di come sono fatte le stampanti. L'idea è quella di portare una stampante 3D in ogni casa. Attualmente in quasi tutte le case c'è una stampante bidimensionale, ormai ce l'hanno quasi tutti. Però il passo successivo è quello di poter rendere la tecnologia accessibile un po' a tutti. Attualmente non è così, non tutti hanno le capacità di poter lanciare una stampa tridimensionale, ancora di più quella di poter realizzare il file, il progetto CAD per poter essere mandato sulla stampa 3D. Però già esistono online delle librerie in cui io vado a prendermi il martello, la chiave inglese o altre cose che può essere la sedia, il tavolo e tutto quello che si può stampare in 3D, le vado a prendere e sono già belle che pronti da essere stampati in 3D. Questo esiste già. Il futuro è quello che tutti potranno accedere e fare questo sistema di realizzazione di oggetti. Poi esistono delle ultime veramente di pochi anni fa, anche pochi mesi fa, le cosiddette stampanti tridimensionali plus. Adesso il limite di una stampante tridimensionale è proprio la dimensione e quindi ho una certa distanza di movimento lungo un asse, l'asse X, una certa distanza di movimento lungo l'altro asse Y e una certa distanza lungo l'asse Z. Questo mi limita negli oggetti che posso costruire, perché se la mia stampante stampa 20 cm per 10 cm per 5 cm, io un oggetto da 25 cm in quella stampante lì non riesco a realizzarlo. Ed è un grande limite. Montando una stampante 3D su quello che potrebbe essere il rullo della cassa del supermercato, vado a eliminare una dimensione, perché il rullo gira in continuo e quella dimensione può essere continua. E quindi il mio limite potrebbe essere il materiale, perché lungo quella direzione io posso stampare all'infinito, un po' come se fosse un'estrusione. Ma anche il materiale io posso continuare a caricarlo man mano che nel serbatoio finisce materiale e vado a dare materiale in continuo in modo che la stampante possa sempre stampare e quindi creare oggetti che quantomeno in una dimensione sono infiniti. Poi la ricerca sta andando anche sui materiali proprio, i cosiddetti materiali 4D, che hanno una sorta di memoria o possibilità di muoversi se sollecitati da certe caratteristiche. Quindi io vado a stampare l'oggetto con una forma, una dimensione o una posizione
e poi sollecitando quel materiale con il calore, con la luce o con altre cose, il materiale autonomamente si muove e va a posizionarsi in un'altra forma, in un'altra dimensione, e altre combinazioni. Oppure, tornando alle tecnologie native, quelle delle resine, anche qui stanno lavorando tantissimo su come sono combinate le resine, e quindi creano delle resine con delle caratteristiche speciali e particolari, che possono essere dalla trasparenza, e così posso realizzare per esempio delle lenti per fare gli occhiali. Immaginatevi ancora l'astronauta sulla stazione spaziale orbitante che rompe la lente dell'occhiale. E cosa fa? Come il prof Mazzola che oggi è venuto senza occhiali. Se eravamo sulla stazione spaziale orbitante con la resina trasparente, avremmo potuto stampargli degli occhiali adatti a lui e così poteva vedere. Oppure ci sono delle resine, per esempio, fondibili, e così io creo l'oggetto in questa resina fondibile come se fosse la cera, e poi con le tecniche, se vogliamo, tradizionali di fusione, realizzo statue, gioielli e altre cose in metallo, che stampate direttamente è molto più difficile. Invece con la tecnica della fusione, che ormai è conosciuta dai tempi dei greci, dei romani e forse ancora prima, diventano facilmente realizzabili, progettabili e pensabili. E quindi elimino tutte le difficoltà. Oggi cosa facciamo con la stampa 3D? Soprattutto si realizzano prototipi. I prototipi servono per fare dei test di ergonomicità, cioè come si maneggiano, come si tengono, se funzionano bene, test meccanici, quindi a vedere se movimenti, snodi e cose del genere funzionano bene, o di utilizzo. Oppure c'è una bella fetta di utilizzo per fare le campagne di marketing o pubblicitarie. Perché? Perché ci sono delle tecniche di realizzazione di oggetti, tipo la presso-fusione della plastica, come delle sedie dove siete seduti voi. Le sedie sono fatte in presso-fusione di plastica. Ed è economicissima come tecnica, perché la plastica costa poco e i tempi di stampaggio sono velocissimi. Per cui io in una giornata lavorativa di una pressa per la stampa stampo 1000 sedie, con un materiale che costa veramente pochissimo, e quindi queste sedie vengono a costare pochissimo. Ma per poter fare quella sedia lì io devo aver realizzato lo stampo, ed è lo stampo che costa tantissimo. Costa tantissimo farlo e costa anche tantissimo tempo farlo. E magari il disegnatore, che potete essere voi, che ha disegnato quella sedia lì, aveva 6 mesi di tempo da quando gli hanno detto disegna la sedia quando va consegnata. Per fare uno stampo per quella sedia lì ci vogliono 2 mesi, 3 mesi. Sono tempi realistici. Per cui vuol dire che io devo aver finito il disegno della sedia in 3 mesi. Non ho davvero i 6 mesi che mi ha detto il capo di tempo per farlo. Mi si è dimezzato il tempo. E funziona allo stesso modo per la sedia come per il puntalino e per la maniglia della porta. Togli 3 mesi di qui, togli 3 mesi di là, togli 3 mesi di su, io ho praticamente zero tempo per poter progettare. Invece con la stampa 3D io posso essere pronto dopo i 6 mesi con un oggetto finito e funzionale per poter fare la campagna di promozione, quindi la pubblicità, le fotografie, le presentazioni nei saloni, nelle fiere, eccetera, eccetera. Nel frattempo realizzo lo stampo, tutto quello che serve, e lo realizzo solo nel momento in cui sono sicuro che è giusto. Io l'ho testato, ho provato che le distanze tra i fori sono quelle corrette, che la posizione dello schienale rispetto alla seduta è quella giusta, che è comoda, eccetera, eccetera, e vado sul sicuro e faccio lo stampo giusto, perché un altro problema è anche quello: gli stampi per una presso fusione difficilmente sono ritoccabili, per cui come è fatto poi te lo tieni, se è fatto male te lo tieni male, se è fatto bene te lo tieni bene, e difficilmente al primo colpo è fatto bene. E poter fare 1, 2, 3, 5 tentativi in stampa 3D può funzionare, può essere comodo. Un'altra bella fetta di mercato è sui ricambi. Ci sono un sacco di oggetti degli anni passati, degli anni 50, degli anni 60, che sono stati fatti con delle plastiche o con dei materiali che hanno una durata limitata. Ormai sono passati 50-60 anni da quando sono stati realizzati e incominciano a rompersi. Qualche mese fa è venuto qui un meccanico con un pezzettino di plastica simile a quello dell'immagine
E ho detto, questo è di una bellissima macchina, che quando era nuova costava l'equivalente di adesso di 40.000 euro. Adesso è diventata d'epoca, vale 100.000 euro, si è rotto questo pezzo. E io questo pezzo non riesco a ritrovarlo. Cosa faccio? E ho detto, lasciamelo qui. Io dalle sue due metà del pezzo, perché era rotto in due, ho ricavato un disegno di un pezzo unico, gli ho stampato il pezzo e in una giornata, perché alla fine quello è stato il tempo, da quando lui mi ha portato il pezzo a quando io gli ho restituito un pezzo completo e finito, in una giornata lui ha avuto il suo ricambio introvabile in tutto il mondo per poter mandare avanti la sua automobile che valeva centinaia di migliaia di euro, con pochi euro veramente spiccioli, quello che potete avere in tasca voi del pezzo che gli ho fatto pagare io, perché il mio interesse era quello di ripagarmi il tempo che ci ho lavorato, i materiali e ammortizzare la macchina. Si creano con la stampante 3D anche le matrici per fare gli stampi. Non dico quelli di pressofusione come quello che facevo gli esempi prima, ma tanti stampi in cui si usano resine liquide che si colano dentro, oppure si usano i pezzi realizzati in stampa 3D per fare lo stampo esterno, come l'esempio che vi facevo prima della fusione dei metalli. E quindi io ho la matrice stampata in 3D a cui avvolgo il mio stampo, che può essere in silicone, in gesso o materiali simili, tolgo la matrice stampata in 3D e vado a fare la colata di quello che mi serve fare. E poi il best di produzione è l'oggetto personalizzato, perché per me stampare un oggetto e stamparne un altro uguale a quello lì, ma con una piccola variazione, quindi la personalizzazione, cambia veramente poco. Un po' come per voi quando disegnate col CAD, cambiare il colore delle linee, oppure scrivere questo disegno è di Luca piuttosto che di Matteo, piuttosto che di Franco. Entro, digito la parola diversa e il disegno è personalizzato, è cambiato ed è, come avete visto anche col taglio laser, ha le stesse potenzialità. Ho messo qui sotto un'immagine, se volete, recente. L'avete mai vista questi oggetti blu e gialli? Con la maschera della Decathlon. Quando è scoppiato il caso coronavirus, gli ospedali si sono accorti che non avevano scorte sufficienti di respiratori da attaccare alle persone che erano ricoverate in terapia intensiva. E il sistema più simile ai caschi da ospedale erano le maschere da sub della Decathlon, che invece c'era tanta disponibilità perché i magazzini della Decathlon erano abbastanza pieni e comunque in tante famiglie in Italia ma in tutto il mondo erano presenti queste maschere. Il problema era collegare il respiratore dell'ospedale alla maschera perché l'attacco, diciamo, non era compatibile. E tra i Fab Lab è nato questo progetto che si chiama Charlotte, di questo sistema di collegamento tra la maschera della Decathlon e i respiratori degli ospedali. E ogni ospedale ha il suo marchio, il suo tipo di respiratore e ogni maker, che sono i produttori di oggetti stampati in 3D, ha personalizzato l'aggancio in modo da poterlo fornire funzionale all'ospedale più vicino. Altre cose che si possono fare sono oggetti impossibili da realizzare come in altre tecniche. Soprattutto in aeronautica e nelle corse automobilistiche o motociclistiche si spinge al massimo al risparmio del peso, è una cosa molto importante. E quindi poter realizzare un oggetto che è vuoto all'interno per il mondo aeronautico, di quello delle corse, è un grande vantaggio, perché io l'oggetto che occupa comunque un volume ha una forma come mi serve, ma ha il peso ridotto dato dal vuoto che c'è dentro. E poi con la stampante 3D io posso anche controllare quanto è vuoto, può essere tanto vuoto o poco vuoto, e quindi scelgo lo spessore delle pareti e anche del riempimento, perché posso fare un riempimento completo o, come si vede in questa immagine, all'interno creare una sorta di nido d'ape
che va a riempire e quindi l'oggetto non si può sfondare, ma comunque mantiene leggerezza perché c'è aria invece che materiale all'interno. Oppure, non so se le vedete, si fanno delle microstampe, una tecnologia talmente precisa che permette di fare delle microstampe. Questo è vite bullone messe vicino a una linguetta di una lattina di una bibita. È meno di 1 millimetro questa vite. Cosa si fa invece nel mondo, il nostro mondo, nel design, eccetera? Si fanno soprattutto i prototipi delle parti di ferramenta, quindi le maniglie, cover, cioè delle coperture, dei carter di copertura, cose del genere, sistemi, ingranaggi, cerniere, guide, dei cassetti, cose un po' complicate che prima di poterle realizzare e di metterle in produzione di massa vanno testate e provate. Oppure componenti di preserie, come vi dicevo prima, la scocca della sedia piuttosto che un piedino, un puntalino, per poter avere l'oggetto da quando è finito il progetto in pochi giorni l'oggetto pronto per fare le fotografie, la campagna pubblicitaria, portarlo in fiera, farlo testare ai clienti principali, eccetera, eccetera. Oppure ci sono anche degli oggetti ormai che vengono pensati e prodotti per essere stampati in 3D e quindi diventano di produzione propria. Ci sono delle industrie che hanno un tot di stampanti 3D dedicate a produrre un componente che non si può realizzare in altre tecniche. Vi ho citato la stampante a filamento, l'FDM, perché è quella che è presente qui al Fab Lab ed è anche quella più diffusa di tutte. E perché è la tecnica più diffusa? Perché ha soprattutto bassi costi di acquisto, perché sono la tecnologia quella del progetto RepRap, open source e migliorata. Non ha bisogno di grandi manutenzioni, quindi anche i costi di mantenimento sono bassi. Ci sono tanti modelli che si possono scegliere in base alle esigenze, vi dicevo che un limite per esempio sono quelle delle dimensioni e ci sono certi modelli che stampano tanto in una dimensione piuttosto che in un'altra o che hanno dei pregi per fare certe cose piuttosto che delle altre, quindi io se so che dovrò realizzare cose di quel tipo vado a scegliere il modello che per l'esigenza che ho io si comporta meglio. E poi sia l'hardware che il software sono open source e intercambiabili, cioè io imparo a gestire un software che può essere utilizzato su diversi tipi di stampanti. Un altro grande pregio sono i materiali, perché sono materiali plastici, quindi economici, e che possono essere personalizzati. Come tutte le plastiche possono essere deviate a migliorare alcune caratteristiche. E queste plastiche sono riutilizzabili perché appunto diventano modellabili con il calore, quindi io le scaldo, loro diventano liquide e quando si raffreddano tornano solide. Ma questo processo di scaldare liquido, raffreddare solido lo posso ripetere più volte e quindi tutta la parte che per me è scarto, un oggetto che è venuto male, io lo posso rifondere e rimettere in ciclo e riutilizzare. E poi posso aggiungere a questi materiali, soprattutto quelle plastiche, altri elementi per farle diventare più rigide, più molli, più leggere, più pesanti, in modo da variare la consistenza e la forma di colori, trasparenti, fluorescenti, cose del genere. Addirittura ultimamente ci sono materiali che hanno alla plastica aggiunto altri materiali, come il metallo per esempio, e così diventano conduttivi. E io stampo degli oggetti che possono trasportare per esempio corrente o calore. Oppure hanno aggiunto anche il legno e questi oggetti stampati con le plastiche caricate legno hanno il colore del legno, il peso del legno, la sensazione tattile del legno e addirittura anche l'odore del legno. E mi permette di combinare
se vogliamo, la bellezza, perché a me piace, è una cosa soggettiva, ma se siete qui penso che anche a voi il legno piaccia, con la tecnologia e la possibilità di fare gli oggetti, se vogliamo, impossibili, che dicevamo prima, della stampante 3D. Poi i software di stampa 3D mi permettono di controllare anche il modo di stampare e quindi di stampare solo il guscio esterno e quindi realizzare vasi o cose particolari, come abbiamo già visto. Ci sono dei pregi, ma ci sono anche dei difetti. La stampa a FDM con le plastiche fuse è stampata a strati e questi strati si leggono. Nella barchetta in basso a destra si vede bene la costruzione degli strati. Questo, diciamo, è anche un po' un errore di stampa. Ci sono delle stampe fatte molto meglio, però dipende tanto dalle capacità di chi fa la progettazione del passaggio di stampa e anche dalla probabilità delle stampanti. Logicamente delle stampanti economiche che attualmente costano poche centinaia di euro, con 150-200 euro potete comprare una stampante 3D, logicamente non stampano come le stampanti che ci sono, esistono e sono in vendita, che valgono migliaia di euro, 10.000, 15.000 euro. Non possiamo paragonare, non sono la stessa cosa. Poi per costruire le cose a sbalzo, come facevo l'esempio prima del balcone, devo realizzare dei supporti, che sono questi pilastrini che si vedono nell'immagine, che vanno a tenere il naso, il ciglio, il vestito di questo personaggio, che poi sono complicati e difficili da eliminare, perché sono costruiti e sono comaterici con il resto della struttura. Un altro problema è che l'oggetto è fatto tutto dello stesso materiale e ha tutto lo stesso colore. E non sempre questa cosa è accettata, perché magari ho bisogno di fare i capelli del personaggio brizzolati e la pelle del personaggio rosea. E la stampante 3D però lavora con un solo materiale. Si può ovviare a questi problemi facendo delle post lavorazioni, tipo dipingendolo e andando a colorare l'oggetto. Le stampanti invece, che facevo l'esempio prima, a polvere, quando vado a spruzzare per esempio la resina di collante, posso spruzzare con la resina di collante come nella stampante 2D di casa vostra del colore che voglio io, e quindi quello strato lì verrà del colore che voglio io e riesco a realizzare già da subito oggetti colorati e pronti. Grosso altro problema è che gli oggetti non resistono al calore, perché sono realizzati con un materiale che col calore diventa liquido. E quindi se io voglio realizzare, per esempio, il manico di una pentola, questo è un problema, perché io il manico riesco a realizzarlo, si monta bene, funziona bene, però poi quando metto la pentola sul fornello, che la porto a 100-120 gradi, il manico comincia a rammollirsi e a sciogliersi. Ci sono due famiglie grosse di stampanti 3D, le stampanti cartesiane, e quindi si muovono con gli assi, come penso già conosciate un po' sulla macchina che c'è in laboratorio dal professor Mazzola, assi cartesiani, quindi X, Y e Z, ma esistono anche la variante a delta, in cui i movimenti sono dati da 3 pilastri e sono tutti verticali. E non so se capite com'è lo schema, io alzando il motore su uno dei 3 pilastri avvicino, allontano la mia testina di stampa a un lato piuttosto che a quell'altro. Questo sistema è un sistema molto veloce e quindi i movimenti delle stampanti riescono a essere molto più veloci e più rapido a realizzare gli oggetti. La difficoltà però è nella regolazione precisa di questi movimenti, perché tutti e 3 gli assi si muovono sempre, si devono muovere perfettamente coordinati, non è uno spostamento banale lineare, che se devo realizzare un oggetto qui e un oggetto 20 cm più in là mi sposto di 20 cm, e qui non funziona proprio così, è un po' più complesso da pensare. Le cose che vengono più bene o che diciamo non si possono fare con altre tecniche sono per esempio i cuscinetti a sfera, perché ci sono delle compenetrazioni tra i materiali, oggetti flessibili come i moschettoni, che però non hanno bisogno di molle o di altri accessori, oggetti
compresi all'interno di altre parti, come può essere uno snodo fatto così, in modo che il mio pugno non possa uscire dalla mia mano. E questo con la stampante 3D riesco a realizzarlo. Con una pressa iniezione posso stampare la calotta, posso stampare il giunto, ma poi il giunto non entra nella calotta. Oppure oggetti incernierati tra di loro, tipo una catena. Gli anelli io li riesco a realizzare facilmente e velocemente. Per poter stampare, però, il disegno deve avere dei requisiti particolari. Deve essere una matematica CAD 3D sotto forma di mesh, che è una forma particolare di oggetto tridimensionale che è fatto solo da una pelle, da un rivestimento. Questo rivestimento non è un rivestimento flessibile, prima di preciso, è semplificato a triangolini, perché io con i triangolini riesco a realizzare quasi tutte le forme. Come vedete nell'immagine sotto c'è un delfino, o comunque assomiglia tanto a un delfino, ma è realizzato con tante faccette, come se fosse un puzzle, di elementi triangolari. E per una matematica CAD è facile definire gli elementi triangolari perché bastano 3 punti per definire come è fatto un triangolo. E quindi nel linguaggio del computer ogni faccetta lì mi dirà che è formata da questo punto e quell'altro punto. Poi c'è l'altra faccetta che è fatta da questo punto e questo punto. Il file 3D viene trasformato attraverso il CAD in questi triangolini, è un passaggio che il CAD fa in automatico, un'esportazione veloce, e poi attraverso un altro sistema, che si chiama slicer o slicing, viene affettato in modo da decidere strato per strato del mio mazzo di carte come si deve muovere la stampante per realizzare l'oggetto. E se io scelgo di fare tanti strati spessi, la risoluzione del mio bordo sarà tanto o meno accurata in base allo spessore degli strati. Però più gli strati sono sottili e quindi ho la risoluzione migliore, più tempo ci metterò a realizzare l'oggetto. E qui è una questione di compromessi. Altre cose a cui bisogna fare attenzione è come si posiziona l'oggetto sul piatto di stampa. In questa immagine c'è sempre lo stesso oggetto posizionato in 3 modi diversi: sdraiato su una faccia, sdraiato sulla faccia opposta, oppure posizionato inclinato. Ci sono vantaggi e svantaggi in ogni posizione. La cosa che è più evidente è che l'oggetto è costruito per livelli, strati, e sono tutti strati orizzontali. Tra uno strato e l'altro ho comunque dei legami più deboli, per cui ho il rischio che l'oggetto si possa spezzare lungo una linea di giunzione tra questi strati. Per cui se so che l'oggetto è sollecitato in un certo modo, cercherò di andare a posizionarlo in una posizione differente. E ci sono degli oggetti che sono sollecitati in tutte le dimensioni, in tutte le direzioni, per cui si va a scegliere appunto il posizionamento inclinato in modo da bilanciare su più direzioni il punto debole, in modo da cercare di avere resistenza su tutti gli assi. Altre cose a cui bisogna fare attenzione sono gli spigoli. Uno spigolo vivo, nel movimento della macchina, crea tante tensioni, perché la macchina si muove in una direzione, poi a un certo punto si interrompe e va a muoversi in quell'altra. Quindi se posso, li devo evitare il più possibile e fare almeno una piccola raggiatura, in modo che il movimento sia continuo e non mi crea tensioni. Altre cose a cui bisogna fare attenzione sono per esempio cilindri e fori, perché se io vado a stampare una cosa cilindrica posizionata sul piano di stampa e quindi tanti cerchi uno sopra l'altro, vengono dei cerchi fatti bene, ma se io il cilindro lo stampo in orizzontale, così, per gravità le parti superiori tendono a schiacciarsi, e quindi io ho disegnato un cilindro ma alla fine però mi trovo un ovale perché lui si schiaccerà. I materiali sono sensibili alle temperature perché sono dei termofusibili,
tanti hanno la stampante 3D in garage e quando arriva la stagione invernale non riescono più a stampare perché gli sbalzi di temperatura tra giorno e notte sono tanti, sono alti e i materiali ne risentono tanto, come risentono dell'umidità. Poi si possono però facilmente fare tante repliche sullo stesso piatto di stampa, ma anche qui vanno posizionate con criterio e difficoltà. Altre accortezze nella scelta di esportazione della mesh, lo stesso coniglio, se io faccio dei triangolini grandi o dei triangolini che la pelle del coniglio sia tutta chiusa, perché se io ho un buco nella pelle del coniglio la stampante 3D non riesce più a distinguere chi è dentro e chi è fuori. E anche qui sono problemi perché il software della stampante 3D lavora bene se gli diamo in pasto un file fatto bene, se il file è fatto male è un problema. Dopo aver stampato io posso migliorare un po' il prodotto. La prima immagine, quella del teschio, è un'immagine commerciale che con una passata di pennello di vernice l'oggetto diventa bello lucido e liscio. Io non ho mai visto e non ho mai trovato un prodotto che permetta davvero di fare queste cose. Per arrivare lì si può arrivare, ma ci vuole ancora tanto lavoro, per cui l'oggetto non è pronto all'uso appena finito la stampa, ma devo tenere in considerazione che devo fare delle lavorazioni ulteriori, come anche nella lavorazione del legno. Cioè, finito il passaggio sulla macchina a controllo numerico nel laboratorio del prof. Mazzola, poi ho anche ancora altre cose da fare, levigature, verniciature, rifiniture, eccetera, eccetera. Io so che molti, cosa fanno? Non so se poi funziona, prendono l'oggetto, lo mettono dentro per un contenitore e gli versano del liquido tipo diluente, no? I fumi che vengono, quindi non viene distribuito né sfruttato niente. I fumi che arrivano dalla benzina, no? L'evaporazione. L'evaporazione va a lisciare un po' le superfici. È logico che non devono, ci vuole un tempo, no? Perché sennò cosa rischi di andare a, e quindi sono molto aggressivi, vai a deformare poi l'oggetto. Molti fanno. Sì, tipico di questa immagine usare l'acetone per fare questa lavorazione, però appunto va calibrato e controllato bene, se esagero poi sciolgo tutto. Cosa facciamo noi in ENAIP con le stampanti 3D? Anche noi, come abbiamo visto, seguiamo un po' il filone del design e della produzione e realizziamo e testiamo prototipi, componenti per fare dei modelli di presentazione o facciamo degli studi sulle forme e sui test di utilizzo di oggetti. Quindi ad esempio quello in alto a sinistra è una maniglia stampata in 3D per verificare se era comoda da impugnare. Sembra una banalità, ma fare una maniglia troppo piccola e poi arriva una persona con le mani un po' grosse e non riesce a impugnarla. Viceversa, una maniglia troppo grossa arriva il bambino o la signorina molto delicata e fa fatica a prenderla, per cui bisogna fare i test. Ma anche se la raggiatura di uno spigolo è più o meno importante, quindi fa diventare l'oggetto gradevole o sgradevole. Noi qui in laboratorio abbiamo 3 stampanti 3D, tutte e 3 a tecnologia FDM, quelle a filamento fuso, che abbiamo visto prima, con delle peculiarità e delle differenze. Le differenze maggiori sono sulle dimensioni di stampa. La Kiwi è una piccola stampante, ma veramente piccola, una scatoletta così, portatile. Le dimensioni di stampa sono 10 cm x 10 cm. E stampa materiali termofusibili come l'ABS e il PLA, che sono i materiali più comuni delle stampanti 3D. La sua sorella maggiore è la NG, della stessa casa produttrice, che tra l'altro, torno ancora al Made in Italy, la Sherbot
il nome è inglese, ma in verità è un'azienda brianzola, se non sbaglio di Inverigo, o comunque qui in zona. Area di lavoro il doppio su ogni direzione rispetto alla Kiwi, quindi 20 cm per 20 cm per 20 cm, sembrerebbe identica alla sorella minore, tranne per una particolarità, al doppio estrusore. Quindi io in contemporanea posso realizzare o due oggetti, che costruisco gemelli uno con l'altro, oppure in questo caso combinare per esempio due colori. Sullo stesso oggetto io vado a stampare prima con un estrusore e poi con quell'altro due colori diversi o due materiali diversi e quindi avere degli oggetti un po' più sofisticati rispetto a quello che si potrebbe fare normalmente. Ultima, la Zotrax, invece questa è una stampante estera, diciamo polacca, un'area di lavoro molto grande per le stampanti normali e tradizionali e quasi da scrivania, perché comunque è un oggetto, un accessorio, uno strumento abbastanza compatto, lavora 30x30 per quasi 30 cm, quindi riesco a realizzare delle forme anche abbastanza grandi. Se ho bisogno di fare delle cose più grandi, posso sempre inventarmi qualche sistema per poter incastrare tra di loro più oggetti stampati e quindi realizzare come se fosse un puzzle un oggetto più grande unito tra di loro. Questa macchina lavora anche dei materiali un po' diversi, tipo il PETG, l'HIPS e materiali del genere, che sono materiali che hanno caratteristiche tecniche più sofisticate rispetto all'ABS e il PLA e quindi possono essere per esempio trasparenti o caricati, come vi dicevo prima, con altri componenti che mi permettono di fare delle cose particolari. Segnalo il PETG perché è un materiale riciclabile, facilmente riciclabile, quello delle bottiglie di plastica è esattamente lo stesso materiale e come le bottiglie di plastica si riciclano si può riciclare facilmente anche questo materiale. Ho finito, non si legge, peccato questa frase, una frase presa da un libro di un autore che a me piace molto, Isaac Asimov, che dice: in fin dei conti la macchina è solo uno strumento che può aiutare l'umanità a progredire più in fretta, sgravandola dalla fatica di effettuare noiosi calcoli di interpretazioni. Però la macchina appunto fa solo noiosi calcoli e interpretazioni. Se vogliamo darle noi dei miglioramenti, è la nostra intelligenza, il nostro cervello che deve creare qualcosa di più.